Stiamo parlando di molestie ai bambini, Sì, a me è venuta sì, questa cosa importante. violenza ai bambini. Mm, sì, perché in varie istituzioni, dalle istituzioni scolastiche alle istituzioni che possono essere le comunità, insomma, la vicenda del Forteto, no? Io penso che non sia lontanissima dal Forteto. Quindi in realtà queste istituzioni che dovrebbero occuparsi di bambini o di giovani, anche i tribunali dei minori, anche quello di Bologna è molto 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 corrotto. Ehm, I servizi sociali, che molto corrotti, dovrebbero appunto fare gli interessi e il bene di bambini e di giovani, ma non è così, perché fanno l'interesse dell'elite e l'elite è molto interessata ad allungare le mani sui bambini ed è molto interessata a far sì che vengano perpetrate delle violenze sui bambini, perché loro ne ricevono una energia che fa sì che venga mantenuto il loro status economico, sociale, la loro carriera. Bene, chiama Monica il disincarnato, l'ex di Paola, colui che con lei anni fa ha condotto questa battaglia e poi improvvisamente, cioè poi inspiegabilmente si è ammalato ed è mancato. Ma, la cosa strana, lei l'ha proprio espresso, la causa della morte, no? Però lui mi viene che ha le mani sulla pancia, come se gli facesse mal alla pancia. Probabilmente potrebbe anche essere un qualcosa di metaforico, che si è dovuto veramente sorbire un sacco di mal di pancia, un sacco di problemi, di grane, di inconvenienti, proprio come se gli fosse venuto quasi un'acidità, di tutti questi casini. Perché è sempre così. Quando si vuole smuovere, purtroppo, certe cose che sono corrotte e sporche, eh, se Come ne lo pagano le vedi? conseguenze. Cosa dice? Ehm, e sei stata un'amica, una compagna, un grande amore politico-sociale. Fa vedere proprio questa condivisione di ideali di giustizia. Però mi fa vedere come effettivamente Paola poi sia come caduta in una specie di precipizio, allorché Gilberto è passato nell'invisibile. Mhm. Lei in qualche misura ancora lo percepisce, però lei è come se avesse bisogno di averlo nel suo visibile. Ehm, è come se fosse stato, lui mi fa vedere sempre peggio, ecco, per Paola. Nel senso che all'inizio ha avuto ovviamente un crollo, poi ha detto mi faccio forza, però poi è come se questa forza fosse scemata, perché davvero erano una cosa sola. Da anima ad anima, cosa si dicono? Proprio questo suo amico tutto direi, le toglie questo impianto eterico degli occhiali frantumati e dice: È ora che tu veda, tu puoi vedere. Ed è come se le volesse buttare via anche la frusta elettrica che ha sopra la testa e dice: Adesso tu puoi vedere, tu adesso puoi stare nella tranquillità. Basta questa confusione. Dopo 17 anni, cosa Eh vuole sì. ricordare come momento con Paola, questo ex? Un po' di incartamenti mi fa vedere, mi sa che hanno dovuto fare diverse scartoffie per portare avanti le loro battaglie, mi fa vedere tribunali, questo aspetto qui sicuramente è stato molto Un momento difficile da bello, gestire.
Non per forza una giornata, o che magari il momento del caffè, quando ci raccontava la domenica mattina, quando ci concedevamo il pasticcino, capito? Cose così, insomma, Sì, un se momento stanno bello. accarezzando un animale insieme, Mm. cioè all'esterno vedo come un prato, un po' come un po' delle colline, montagne, così, e stanno accarezzando insieme questo, penso che sia un cane, non riesco a vedere perché entrambi lo accarezzano, però mi sembra un cane. Ehm, come anche a voler essere accudenti nei confronti in generale dei più deboli. Li sento proprio, non so come spiegarti, un unico cuore, Mhm. che provano gli stessi tipi di emozioni, le stesse impulsi anche, nel voler proteggere, difendere chi non riesce a difendersi da solo. Va bene, Monica chiama insieme a questo ex che è disincarnato tutti i disincarnati bambini che con le violenze ci hanno rimesso la pelle o che sono mancati poi da adulti ma sono stati bambini maltrattati. In Italia, ah che bell'elicottero, in Italia, perché c'è un elicottero sopra la mia casa? Adesso? Mai visto una cosa del genere? Blu e bianco. Perché tocchiamo la materia prima grazie alla quale gira il mondo? Sì, è proprio così. Ad eternum dito medio sopra la mia casa. Un enorme dito medio. Per questi signori, guai a avvicinarsi a questa mega antenna con la sua unghiona gigante in cima, perché più si avvicinano e più c'è il rischio che cada l'elicottero. Come si chiama il pilota, Monica? Insomma, perché dice Big Bang, Mhm. come se veramente quello che hai detto tu, cioè il motore primo sono proprio i bambini, no? Sono una batteria potentissima, da cui appunto esplode, nasce tutto. Ma i bambini anche morti? Ehm, allora, una volta morti, non più. Nel momento della morte, tantissimo, perché sono proprio un'offerta per ottenere in cambio un determinato privilegio, un traguardo. È la Eccolo di moneta nuovo. con cui si paga. Eccolo di nuovo l'elicottero. Ad eternum cadi all'elicottero. Comunque, sai che cosa è Monica, avvenuto quando... mettiglielo, mettiglielo. Sì, sì, Ad eternum cadi, cadi sulle case. sì. Vedo proprio questi bambini che hanno queste dipendenze digitali e anche quelle rappresentano un sacrificio. mm? E vedo che Mm. la cosa bella è che alcuni di loro adesso stanno proprio giocando a deviare questo elicottero con l'iPad, stanno facendo questo, diversi elicotteri per farli cadere. Ok, bambini disincarnati, vittime di violenza, tutti nel portale aureo. Uno, rappresentante, ci lascia un messaggio. Mm. Questo orrore sta per finire. Impegniamoci tutti perché finisca prima possibile.
Monica, chiama il genio, diciamo, dei bambini. Cioè, in qualche modo i bambini sono tutti uguali, no? Esiste un genio unico, Non capisco, sai? no? No. Non esiste un elemento in comune, un'intelligenza, diciamo, animica unica di tutti i bambini, che collega tutti i bambini. Vivi, dico. Mm, mm, non so, non riesco a vedere questo. Non la vedi? No. Ok, allora chiama tutte le anime vive dei bambini maltrattati in questo momento. Sì, in realtà vedo la sorgente, diciamo, al di sopra dei bambini. Mhm. Ed è come se i bambini si collegassero a tutte le vite contemporaneamente, ma anche degli adulti. Questi bambini possono dire ai genitori che vengono maltrattati? O non hanno genitori alcuni? Dunque, alcuni non verrebbero neanche ascoltati, creduti. Altri sì, certo, non hanno genitori, Mm? e altri non lo dicono perché sono stati persuasi a non dirlo. Bene. Vic a tutti questi bambini affinché dicano a un adulto di fiducia, che può essere il genitore o no, quindi per strada un poliziotto, per strada una persona che li ispira, aiutatemi, mi stanno maltrattando, sono vittima di violenze. Sì, come se si togliessero quasi un tappo dal cuore, un tappo dalla bocca e riescono a comunicare. Ok, quali sono le zone d'Italia più colpite da questo fenomeno, Monica? Mi fa vedere come una specie di serpente, come se fosse in realtà presente su tutta l'Italia. Solo che essendo un serpente, cioè, si muove in questa maniera sinuosa. mm. Quindi in alcuni momenti alcune zone sono escluse, però poi alla fine va dappertutto. La peggiore? Mi viene Campania, Toscana, Sicilia. Scusa, l'ultima domanda, Monica. Lo Zecchino d'Oro, l'Antoniano di Bologna, cosa nascondeva? Mago Zurli. Allora, lì mi fa vedere i genitori come la sete dei genitori di successo, non era dei bambini. E vedo come delle siringhe eteriche in cui viene estratta questa specie di avidità da parte dei genitori. Ehm, Mhm. se i tempi erano un po' diversi, le cose erano diverse. Eh, Più di recente si è passati a delle modalità molto, molto forti, molto dure. Ehm,
come se in gruppo non sempre si catalizzassero le energie di questi bambini, specie quando cantavano in coro, per poterle dare all'entità. Però era una cosa più occulta, più segreta. Cino Tortorella lo sapeva? Sì? Mariele Ventre? Ecco, lei la vedo con dei tratti di sadismo verso i bimbi. Va bene. Ah, Cino è morto. Dov'è? E anche Mariele Ventre. Dove sono? Cino Tortorella mi dà che ha avuto un'infanzia molto infelice. Tipo come se avesse cercato di essere bambino sempre. È stato in un periodo molto cupo. Nella prima parte, diciamo così, della sua dipartita, mi fa vedere proprio una zona come se fosse densamente inquinata, in cui lui non vede niente, c'è il buio totale. Mhm. Adesso E, invece sta in uno strato superiore. e lei? È partita più in basso di lui. Ehm, Credo che abbia fatto violenza psicologica dei bambini, mortificazioni, cose del genere. Quindi la vedo proprio in un basso astrale, ma non bassissimo. Ok. All'interno del basso astrale anche ci sono vari livelli, un pochino più alto. La canzone più famosa, 44 gatti, che significato aveva? Se lo aveva. Allora, in quel periodo le entità felinoidi avevano un discreto potere e per esempio ce l'hanno adesso anche. Poi c'è stato invece un periodo intermedio, più di cani e di rettiloidi, insomma, si alternano, no? Mhm. Quindi era un po' un dedicare questo, no? D'altronde no, hanno fatto che dividere l'otto, che l'abbiamo visto essere il simbolo della Matrix, in due, fatto 44. Mhm. Però alla fine è sempre riconducibile, diciamo così, a quello che è il nostro pianeta Matrix. Quindi, in maniera di omaggio, no? Di offerta a delle entità felinoidi.